Quando Moto e Moto mi ha chiesto se volessi giocare con la sua 457, ho pensato subito a un contenuto bellissimo, ma ci voleva l'autodromo in esclusiva. L'autodromo in esclusiva l'abbiamo trovato, infatti siamo al Fisca Mobility Park, ex autodromo di Lombardore, e oggi vediamo chi va più forte fra la mia Yamaha R3 in versione da pista contro la Aprilia 457 di serie. Per fare questo test oltre all'autodromo non ci siamo fatti mancare niente, infatti abbiamo chiamato un tester ufficiale Aprilia e un tester ufficiale Yamaha. So che vi sarebbe piaciuto, ma il budget era finito, quindi vi dovrete accontentare di me, e oggi, infatti, per semplificare il lavoro, senza termocoperte. Prime impressioni, ragazzi, e ci sono rimasto male perché non ne avevo idea di che cosa fosse la 457, ma anche quando ho provato per la prima volta la 660 l'ho guardata, venendo dalla Super Sport 600, l'ho guardata veramente snobbandola, e poi sapete come è andata a finire, Moto America eccetera eccetera. Anche con la 457 ero un po' dubbioso, in realtà mi sono ricreduto perché è molto più moto di quello che sembra da fuori. Il concetto brevemente è sempre quello della 660, doppia trave superiore, motore portante con l'alloggiamento del forcellone asolato in modo da poter variare anche l'altezza del pivot se se ne volesse nel mondo racing, quindi è proprio sorellina della 660 come concetto. Ma la cosa che più mi ha sbalordito è il motore, perché il motore non fa tanti giri, fa 9000 giri circa, e ha una coppia esagerata, e rispetto alla sua concorrente là dietro, ovvero la Yamaha, ha una spaziatura del cambio che è molto più da moto grande, quindi con una seconda più lunga si può utilizzare la seconda, anche se questa è vero che ha i rapporti di serie, però comunque proprio la spaziatura del cambio si vede che è fatta da moto più grande, un po' più racing. E altra cosa molto bella è la posizione in sella, sali, ti senti a casa, soprattutto sei molto bene dentro la moto, ha il serbatoio più stretto rispetto alla 660, che secondo me è un vantaggio, i comandi tutti nel posto giusto, vabbè, le pedane per l'utilizzo in pista sono un po' basse, ok, il manubrio è quello alto, ma anche lì poi penso che nella versione trofeo ci sia la piastra racing con i manubri sotto, e si guida davvero molto bene, soprattutto perché la filosofia di posizionamento è proprio leggermente verso il posteriore, un po' come stiamo andando nella direzione delle moto moderne. 20 anni fa si guidava così, oggi si guida sempre di più così, perché il posizionamento prima della frenata è molto importante. Ero un po' spaventato dall'ABS, però devo dire che sì, entra, ma non eccessivamente, e si può utilizzare tranquillamente. A proposito di posizionamento in sella, vi ho già detto che si sta molto bene, però c'è anche qualcosa che non mi piace, ed è nel posizionamento dei comandi. Se invece per la frizione è tutto a posto, per la leva del freno secondo me si sarebbe potuto pensare a una soluzione diversa, perché non mi piace il posizionamento della leva. Che cosa voglio dire? Per come è fatta la pompa e per come è montata, praticamente quando andiamo a frenare, freniamo e tiriamo con le dita praticamente nella curva e troppo vicino al fulcro, quindi facciamo più forza del necessario, quindi a parità di forza imprimiamo meno potenza frenante, e soprattutto frenare nella curva e così vicino al fulcro della leva non dà un bel feeling. Bisognerebbe avere la pompa del freno montata più verso l'alto e poter tirare nella parte finale della leva per sentire anche meglio quello che succede. Purtroppo non si può fare perché la leva è già montata a battere ed è alla fine del manubrio, quindi
bisognerebbe rimaneggiare poi se uno la fa racing con la piastra e i manubri appunto da corsa, oppure se per strada magari sostituire la pompa del freno. Anche se devo dire che per quanto riguarda l'impianto frenante e per quanto questa sia una categoria entry level e una categoria di moto economiche, devo dire che non ho avuto, oltre all'ABS, nessun tipo di problema, anche perché la moto è completamente di serie così come la comprate dal concessionario, ma abbiamo fatto qualche piccolo upgrade che ci facciamo spiegare da Andrea Savi, proprietario di Moto e Moto, e vediamo che cosa ci ha montato. Ciao Andre. Ciao Edo. Intanto grazie per Grazie il a te. giocattolo, che tra l'altro è super divertente, me lo aspettavo ma non così tanto. Ho appena detto che la moto è di serie, come sappiamo benissimo, ma tu l'altro giorno mi hai detto ti monto alcune cosine che potrebbero aiutarti per il video. Che cos'è che hai montato? Sì, allora su questa abbiamo montato una serie di pastiglie racing, abbiamo montato il cambio elettronico che funziona sia in salita di marcia che in discesa. Quindi blipper, Esatto, non solo esatto, cambio elettronico, esatto. blipper. Io infatti tra l'altro l'ho scoperto per caso perché tu mi hai detto ti ho montato il cambio elettronico, sono entrato e cambiavo con la frizione, poi per sbaglio ho sentito il blip, ho detto ma cavolo, ma c'è il blipper, allora boom boom, e ho capito Esatto, subito, perché esatto. non avevo capito questa cosa. Esatto, questi sono tutti accessori originali Aprilia che si possono installare sia all'acquisto del veicolo, dove regaliamo il montaggio. Quindi il cambio elettronico e il blipper non sono di serie, è un No, optional. no, sono Ok, optional, sono ok. accessori, sono accessori. Dicevo che nel momento dell'acquisto regaliamo il montaggio, o se no si possono poi montare anche successivamente. Ok, perfetto. Quindi sicuramente queste cose ci hanno aiutato e adesso Andre, quando la portate a casa, cambio dell'olio, Finito il rodaggio, basta. Dopo 1000 km c'è da fare la prima manutenzione sulla moto, che è un semplice cambio dell'olio. Premessa, non è che l'abbiamo tirata da nuova, questa qui è una demo bike che Andrea ha già girato, quindi ok. Non ha ancora 1000 km, però ha già girato. Quindi a 1000 km si fa il tagliando. Il primo tagliando 1000 km e poi dopo ogni 10.000. E fai filtro olio, filtro aria? No, ai primi 1000 si cambia solo olio e filtro olio. Ok. Yamaha R3 è una moto che conosco molto bene, costruzione totalmente diversa dalla 457 perché ha sempre un motore bicilindrico fronte marcia ma telaio in tubi. Hanno molte cose simili, ad esempio forcella steli rovesciati, monodisco anteriore, però appunto il telaio è una grande differenza e soprattutto il motore è una filosofia completamente diversa, perché se la 457 punta tutto alla coppia e fa pochi giri, la R3 invece è una moto diciamo con un motore più due tempistico, nel senso che fa molti più giri, perché si parla di quasi 13.000 giri, e ha appunto molta meno coppia. Ovviamente la posizione in sella della moto di serie è più simile a una cosa tipo 457, nel senso che anche la Yamaha R3 ha questa piastra con il manubrio rialzato, anche la sella è molto più bassa, le pedane più basse, questa è una moto completamente diversa. Se dovessimo fare un paragone così, a parte la differenza di altezza nella seduta, non ci sono impedimenti in una moto di serie come la 457 nel andare forte. L'unica cosa è la sella, perché è un po' scivolosa, è una sella stradale, mentre qui utilizziamo una Race Seats che ha un grip incredibile. Comunque la moto è esattamente come me la ricordavo, la uso per allenarmi, la uso spesso a Castelletto di Branduzzo, qua siamo a Lombardore, e avendo appunto un motore diciamo così appuntito è una moto un pochino più sensibile ai rapporti, mentre con la 457 che ha molta coppia, anche se in alcune curve non sei perfetto, puoi uscire più forte. Una cosa estremamente diversa fra le due moto, essendo appunto una da strada e una da pista, è anche il balance generale, perché questa moto qui è molto più alta e infatti c'è tantissima differenza nella luce a terra. Con questa si possono raggiungere angoli di piega molto più importanti, appunto perché di là tocchiamo le pedane e siamo per terra molto più in fretta. Vi starete chiedendo, Edo, ma per quale motivo sta comparativa? Sono due moto
diverse. Una è stata ed è una delle moto più competitive del mondiale Supersport 300. Aprilia 457 è nata molti anni dopo e come con la 660 è stata secondo me un'innovazione. 6 anni fa ho guardato la 660 snobbandola, oggi quando è arrivata la 457 ho detto non lo faccio più questo errore, fammi vedere, e infatti ho voluto fare questa comparativa. La mia Yamaha R3 ha un motore in configurazione standard, quindi completamente originale, solo lo scarico, la mappa eccetera eccetera, e ha però il vantaggio della ciclistica, mentre l'Aprilia 457 esce con un motore già molto più potente, però ha diciamo lo svantaggio di essere completamente di serie con ABS e freni di serie e geometrie di serie. Tutte e due sono moto da patente A2, quindi che possono essere guidate da ragazzi di 18 anni fino poi al conseguimento della patente successiva, e quindi ero curioso di vedere che cosa ne venisse fuori da una moto che è molto competitiva anche in campionati di alto livello a un nuovo modello ma in versione stradale. E arriviamo al dunque, parliamo di tempi. Quanto abbiamo girato? Al primo turno con la mia, sulla quale vi ho detto che è più sensibile al discorso rapporti, ha un rapporto per un'altra pista, ho girato 42,9, mentre con l'Aprilia 457 prima sensazione ho fatto 45,6, quindi siamo a 2 secondi e 7 di ritardo. È vero, è un pochino, però la mia la conosco, questa non ci ho mai girato, e adesso facciamo il time attack e vediamo in soli 2 turni quanto riusciamo ad arrivare vicino. E se la Yamaha R3, tralasciando che la mia ha delle sospensioni regolabili racing, di serie non avrebbe le sospensioni regolabili, l'Aprilia ce l'ha, possiamo giocare un po', alcune cose le ho sentite, le possiamo modificare, e prima di entrare a fare il time attack facciamo il setup. Non abbiamo la possibilità di regolare l'idraulica, ma abbiamo la possibilità di regolare il precarico, che non è scontato su questo tipo di moto, e sono sicuro che ci sarà un bel miglioramento. E a proposito di precarico, facciamo anche il precarico dell'ammortizzatore posteriore, perché la moto è veramente molto troppo libera al posteriore, e vediamo di dargli un po' di sostegno. Ovviamente, per rendere il più possibile realistica e vicina alla sfida, tutte e due le moto sono equipaggiate con gli stessi pneumatici, che sono gli pneumatici che vengono utilizzati nel World Superbike nella categoria Supersport 300, ovvero le Pirelli Diablo Supercorsa SC1 nelle misure 140-70 e 110-70 all'anteriore.
time attack finito e devo dire che abbiamo ridotto il gap, ma andando più avanti nella classifica e scendendo sempre di più con i tempi, le differenze diventano sempre più evidenti. Abbiamo ridotto il gap a 1 secondo e 8 perché ho fatto 42,1 con la R3, mentre ho fatto 43,9 con la 457 completamente di serie. Avete visto che ho dato un po' di precarico all'ammortizzatore posteriore, un po' alle forcelle e c'è una bella differenza, ma comunque ancora non basta, bisognerebbe lavorare anche sulla geometria, avere delle sospensioni più racing. Però comunque, se parliamo di un livello amatoriale, quindi mi metto nei panni di un appassionato, un ragazzino che compra la moto e va a girare in pista le prime volte, la moto va benissimo. Ovvio, se poi vogliamo fare come al solito determinate cose, serve la roba e sull'R3 c'è e la differenza si vede. Però se ci ragionate 1 secondo e 8 non è tanto, nel senso che questa è completamente di ABS, tubi, pesante, quest'altra è molto più leggera, già la ciclistica fatta come la utilizzavamo nel mondiale Supersport, anche se al motore di serie però c'è tanta differenza. Eppure comunque in una pista piccola la differenza è più o meno questa. Per un pilota, perché ho pensato bene di fare una cosa diversa, perché al pilota possiamo non credere, ma tu sei pilota, ma qui, ma lì, se la prendo io. Invece adesso la riprova ce l'abbiamo, perché facciamo provare tutte e due le moto a una persona che avete visto spesso sul mio canale. Vieni Angelo. Ciao, vedo. Bella. E buon compleanno, perché è il compleanno di Angelo, ragazzi. Oggi 14 maggio. E oggi come regalo di compleanno... E che bel regalo, Quante volte sei andato in pista tu nella tua vita? Mezza. Una volta in Sicilia con l'RS 125. Mezza, diciamo ok, mezza. quindi esperienza in pista zero, raga, zero. Lui ha un po' di esperienza di pista perché mi aiutava a fare i video, poi nella vita lui fa l'ingegnere, lavora da STM e ha la passione delle moto, è sempre in circuito, è sempre a contatto con piloti, tecnici, ingegneri, ma lui di persona la moto in pista non l'ha mai guidata. Quindi adesso vediamo che cosa succede. Sono curioso. Io direi perché... che partiamo facili, partiamo subito dalla 457 che è più di serie, poi dopo provi la R3 che è più racing. Ok. Ok? Allora, non abbiamo le termo, ma le gomme sono calde, vai piano, prendi il tuo ritmo. Allora, c'è sia il cambio elettronico che il blipper, quindi la frizione parti, te la scordi, freno davanti, freno dietro, basta. E le marce sono seconda, terza, quarta, poi scaglia di nuovo terza per fare le due veloci, quarta, tornantino seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta, seconda. Ci proviamo. Più o meno. Provale così. Vai, vai. Gas, Angelino! Oh, è già partito male, io la vedo malì. Oh, Andre, io non c'entro niente, eh. Sì, pronto, Aprilia. Servirebbe un'altra 457. Beh, Wow, che dici? Sensazione a caldo. tanta roba. Cioè, cosa ti ha colpito? Allora, vero quello che dici tu, il freno è troppo vicino, non riesci a fare forza. Il freno non si, cioè, è difficile da usare così, eh? Cambio elettronico, bellissimo, perché io nella mia moto non ce l'ho e quindi sia salire che scendere è proprio top. Non lo so, non ho parole. Va bene, va bene, va bene. Ora... Quanto ha girato? Dovevamo prendere i tempi, 51. 51,6, quindi ti sei preso da me 7 secondi. Va bene. Adesso tocca l'R3, dobbiamo vedere le differenze. Esatto. Comunque, effettivamente quella ha tanta coppia in basso, però poi in a lungo ne ha di meno. Cioè ne ha poco, non ne ha di meno. Vediamo ora questa. Ok, quindi a Angelo hai girato 51 e 6. 51,6. Piccola premessa, la moto non è mia, non No, potevo... no, vabbè, non è che dobbiamo fare la MotoGP, eh. Quanto hai girato? No, Quello, questa punto. qui, anche se la lanciamo... Il compleanno diventa un incubo se lanci sta moto, te lo dico. Ti uccido. Allora, differenze Sì. rispetto a quella, questa ha solo il cambio elettronico, quindi tu puoi mettere solo le marce. Ok. A scalare, frizione, e la frizione devi schiacciare ogni marcia, non frizione. Cambio rovesciato però. Cambio rovesciato. Qui sarà un delirio. Sarà un delirio. Prima volta che provo una moto col cambio rovesciato. quindi- No, è più facile di quello che credi, fidati. E soprattutto questa moto qua allunga tanto, cioè sembra che non urla,
fa tantissimi giri, quindi devi tirare le marce, se no non va. Proviamo. Se per sbaglio magari prendi anche un limitatore, fa trrr, per capire dov'è. Vai. Allora, io mi sono dato 1 secondo e 8 fra le due moto, però io riesco a sfruttare il potenziale di una moto racing. Secondo me Angelo non fa meglio di 51 con questa. Sai perché? Perché è più difficile da guidare. Devi tirare le marce, è più alta, spaventa un po' di più. Vediamo, non lo so, sono curioso. Secondo me va più piano. Secondo me va più piano. Cavolo, devo salire, devo scendere. Quindi... Comunque sai che hai sfatato la mia previsione. Perché io ho detto, vedrai che siccome l'R3 è più... cioè comunque più racing, è più alta, è più dura, devi tirare le marce, magari non migliora, no? Invece quella lì magari è un po' più facile, c'è un po' più di coppia. Allora. Però comunque è una previsione che secondo me è veritiera. Sì. Però è troppo influenzata dal fatto che io faccio il pilota e so gestirmi le moto anche se non sono mie, e tu lì hai guidato con una paura tipo di buttarla per terra. Il compleanno diventa un incubo. Questa era intoccabile e quindi... E con la mia c'hai più... cioè, con nel senso, questo sto iniziando a provare diverse cose. se rompi solo... questa devi editare 1000 video, ma comunque si può comunque riparare il Esatto. danno. No, allora mi è difficile arrivare al limitatore. Tu mi hai detto prova ad arrivare al limitatore. Cavolo, non ce la fa. Prova ad arrivare al limitatore se già Hai fatto già... 48. Quanto che era? 48? Ideal era 47,9 no? Sì, però hai fatto 48,8. 48,8. Con quella hai fatto 51. Ok. Secondo me questa è più agile. Vabbè, ok. Cioè, la sento che Certo, va giù grazie. molto più facilmente. Puoi piegare anche di più. Il freno, come dicevi lì, la posizione è molto meglio. Quindi è meglio avere il freno montato più in alto. Sì. Si sente lascia perdere che uno un sì, impianto là non riesci a fare forza, è come se lo prendessi qui. Esatto, non riesci... esatto. Questo è... motori totalmente diversi. Cioè, quello tutta coppia in Però basso. questo va più piano. Ok, questa tutta coppia in alto. Questo cioè va un po' coppia. più piano. Sì, ti dà potenza in alto. E bello. Bello sì, dopo faccio un altro turno con questo che dobbiamo migliorare. Ora ero stanco. Va bene. Però... bello. Bravo. Bene ragazzi, abbiamo la prova di cosa succede a far provare una moto di serie a un neofita e un R3 fatta per la pista come si deve. Questa è rigidissima, cioè è veramente rigidissima, nel senso rispetto a quella lì ero molto più a mio agio, qui già solo la sella. Tu considera che non lo è rigida questa, Ok. cioè per i setup Sì, non sì, è sì. un setup estremamente rigido. Il cambio di quella è molto più fluido, cioè è molto più smooth. Questa ti dà delle stack quando ingrani, in scalata no perché non ce l'ha, però quando ingrani... È una caratteristica del cambio dell'R3, è sempre stato molto duro. Ok. Molto duro, anche Quello se veramente burro. anche se abbiamo lavorato, ci sono delle pedane montate in una determinata maniera per far sì che sia il più morbido possibile, ma comunque è la caratteristica di questo cambio e non gli fai nulla. E a proposito, il discorso dell'altezza della moto, cosa... cioè ti rendi conto che sei seduto molto più in alto e di là molto Ma più in basso? me ne rendo conto secondo me perché riesco a far voltare questa più facilmente, cioè riesco a buttarla. Poi non so, cioè tutto è filtrato da quello che dicevi prima, quella non si può né buttare in terra, Sì, cioè, paura, questa non cioè. meno si può, però quella è veramente da trattare con i guanti, quindi però sì, si sente la differenza. Comunque da neofiti con queste robette qua non solo ci si diverte, ma si apprende secondo me veramente tanto, perché venire qua con un RS 660, con un 1000 eccetera, cioè veramente non riuscirei nemmeno a passare dalla seconda alla terza. Mentre così, cioè già è difficile imparare le marce, ma almeno con queste moto qui puoi farlo. E c'è un motivo perché ho scelto di venire qui a Lombardore, perché dovevo fare io la prova e volevo una pista piccola, e soprattutto perché è molto replicabile quello che fai, essendo Lombardore una pista che ha 4 curve di cui 3 a destra e una a sinistra. Comunque anche per i neofiti, gli amatori, le persone che imparano, tu ripeti sempre la stessa cosa, no? Invece se vai, non so, al Tazio Nuvolari 5 km 800 migliaia
miliardi di curve, fai un turno, hai fatto 3 giri perché giri in 3 minuti, capisci? E la stessa curva l'hai rifatta 2 volte. In maniera diversa. Esatto, non impari niente, devi venire qui in una pista piccola, continuare a ripetere le cose e ripetendo le cose puoi lavorare su te stesso, perché alla fine poi non c'è, cioè, hai imparato 3 curve, una volta che hai capito le marce è finito il film, no? Bene. Comunque, adesso facciamo un altro giro, vediamo se riusciamo a farti migliorare. Bene, dalle ombre lunghe potete capire che siamo arrivati alla fine della giornata. È stato molto bello questo test e vedere nella stessa condizione 2 moto completamente diverse, ma a parità di gomme e soprattutto negli stessi, cioè scendi da una, sali sull'altra. È vero, ho girato più forte con la R3 perché ho fatto 42,1, mentre con questo ho fatto 43,8, quindi 43,9, c'è 1,8 secondi di differenza, ma secondo me qui c'è molto più potenziale, cioè si vede che è una moto che è stata progettata ieri e non molti anni fa. Infatti ha una concezione molto più moderna, molto più da moto grande, anche se rimane comunque una moto per patente A2 e una moto di piccola cilindrata. Per quanto riguarda te, Angelo, sinceramente mi aspettavo che avessi più difficoltà con l'R3 perché è più difficile da guidare, te ne sei accorto, nel senso che devi tirare di più le marce, devi fare, hai visto, no? Devi fare un po' più di cose tu di guida, mentre questa ti aiuta di più. C'è da dire che questa avevi paura di sdraiarla, con la mia sai benissimo che se cadi non c'è problema. Ma qual è la cosa che ti ha colpito di più di una e dell'altra? Allora, motore di quella molto più semplice, perché coppia molto più in basso, qualsiasi marcia hai riesci a uscire dalla curva, cioè non ho problem. Infatti avevo detto, anche per un uso amatoriale uno prende questa e non deve stare a avere 500 rapporti, perché comunque dove vai, al massimo cambi una marcia su o sotto e vai. Quella con questa tu mi dicevi lì devi entrare in seconda, lì devi entrare in terza, io facevo quasi tutto al contrario, lì entravo in terza, lì andavo in seconda. Quindi sì, effettivamente qui se sbagli la marcia non esci più, lì se sbagli la marcia vai comunque via dalla curva, però questa l'ho trovata più agile. Secondo me dipende dalle geometrie, dipende dal fatto che la moto è più alta, le forcelle sono diverse e tutto, però questa è più agile, almeno in questa configurazione qui, cioè è meglio, in pista è meglio. Quindi dovremmo rifare questa comparativa magari con una trofeo, vediamo se Moto e Moto ci equipaggerà di una trofeo. E tra l'altro mi ha detto che, io non lo sapevo, è una delle moto che vende di più, è una moto vendutissima, e quindi se state pensando chiamate Andrea e affrettatevi perché non ce ne sono molte, soprattutto non ce ne sono ancora tante che arrivano in concessionaria. Diciamo che ormai i motociclisti si sono accorti che non ci vuole per forza un 1000 per divertirsi, anche perché le potenze che hanno ormai oggi, cioè che oggi hanno i 600, una volta c'eravano i 1000, quindi bastano anche delle moto così per imparare a divertirsi e farsi la sua giornata tranquilla spendendo il giusto e non un treno di gomme del 1000, qua ci fai... Perché a 18 anni. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e se è così supportateci con un like, con un commento e noi ci vediamo al prossimo video e magari a un'altra comparativa. Ciao! Raga, supportatelo, questo è il regalo di compleanno, mi raccomando. Dopo conto.